Arriva Omar Fantini o no? Eccolo qua. Poi sei arrivato bello sportivo. Troppo allegro? Con le GS 800 in fuoristrada non eri così allegro, eh? Allora lì sai che non è il mio campo, però qua adesso mi hai invitato in pista, sì. Cordoli. Il turismo, il fuoristrada con Fontana, con Marco non era proprio il tuo pane. No, lo sappiamo, cioè nel senso lo sappiamo io e te. Lì sei bravo te e in pista vediamo. Sei bravo te però. Ragazzi, correva nel circo l'R1, infatti guarda, box. Un pochino. C'ho anche dalla ruggine e dalla polvere da togliere. Non cercare scuse. Però... Senti, guarda qua, Tazio Nuvolari, esatto. Circuito di Cervesina, asfalto nuovo. E qua tu R1, bam! Così mi suoni come nell'enduro con l'R1, Spero di più. Guarda cosa ho preso per te. KTM 790 Adventure, senti come suona bene Adventure. E questo è ancora peggio perché il nome è Teneré. Si è tenera. Teneré come i deserti. La Teneré è una moto molto più essenziale nella meccanica, ha un motore bicilindrico parallelo come la KTM, però con 75 cavalli, non ha i controlli di trazione, ha l'ABS che lasciamo in pista, è fondamentale visto che c'è anche il bagnato, però senza controlli, senza cornering ABS e con le camere d'aria nei cerchi, quindi proprio un enduro quasi vera. La KTM ha il cornering ABS, ha il traction control, quindi tanta sicurezza in pista e poi ha un motore più potente da ben 95 cavalli, quindi sulla carta lei parte decisamente avvantaggiata. Allora no, aspetta un attimo, ci sono i cordi, c'è l'asfalto, è pure mezzo piovuto perché adesso c'è il sole, ma hai visto che è tutto bagnato con le tassellate, mi fai girare. Tassellate sul bagnato, perché queste, tra l'altro, apro una parentesi, ringrazio Pirelli che ci ha dato le gomme, sono le Pirelli Scorpion Rally, tassellate, ma STR per l'asfalto. L'ho provata a Vizzola sul bagnato, vedrai che sorpresa, quindi può anche piovere di bestia che non puoi tirarti indietro. Sai perché la pista? Perché? Perché ormai, se tu vai anche sui siti, su moto.it, nei commenti, ormai si parla solo di Max Enduro con superpotenze. Noi vogliamo far vedere con te, la nostra casa, certo, quello giusto, che con 95 cavalli, perché la potenza qua è alta, 95 la KTM, ma anche 75 la Teneré, vediamo se in pista ci si diverte. E quindi anche su strada, quando uno va a fare i passi, sono belle o no, ma ce lo dirai tu. Allora, un solo obiettivo oggi, ed è suonartele, ecco. Ma tantissime proprio. Secondo te riusciamo a mettere giù le ginocchia in terra? Cioè tenendo le moto su intendo ovviamente. Tu sei alto, la sfida è ti dico subito la verità? Sì. Secondo me no, perché ho visto a Pergusa con le Max Enduro Edoardo, che è un pistaiolo un po' più basso di noi, si sporgeva tanto e toccava. Io e te che siamo due cavalloni, secondo me andremo forte senza toccare col ginocchio. Io con quelle saponette le voglio. Anche solo per le ascelle che sai aiuta sempre. Ragazzi, abbiamo già fatto grattare le sue saponette a Edoardo e Paolino, quindi sei già a posto anche lì. Va bene. Pronto, si va a prendere i tempi. Quando vuoi, ti odio, lo sai che ti odio, vero? Ti amo e ti odio, è un po'. La pista con le Max Enduro devi provare. Porca miseria, i tasselli, vabbè. Andiamo a provare. Ragazzi, siamo pronti, grazie a Michele della pista Tazio Nuvolari di Cervesina. Omar è ospite del nostro testa test. Poi perché testa test? Vabbè, questo nome è strano. E gli diamo la KTM perché abbiamo visto che il vantaggio di motore c'è e poi soprattutto ai controlli di trazione e noi al nostro ospite ci teniamo a moto. Allora diciamo la verità, siccome mi hai portato la tuta 4 taglie più stretta, i guanti più corti, il casco riesco a infilarsi, siccome non riesco a respirare, allora mi hanno dato la moto più potente, almeno. Pensavi fosse solo il tassello, anche no. La tuta piccola. Quindi adesso siamo pronti, Michele ci dà il via, ci darà anche l'arrivo, facciamo un giro secco e chi vince vince. Io faccio notare che non ho mai provato una partenza con questa moto. Neanche io con questa. Vabbè, sì. Buon divertimento ragazzi. Grazie Michele. Sono davanti, partenza a tuono, ma si parla poco ragazzi perché Omar è velocissimo. È velocissimo, partenza in apnea, ce l'ho interno, curva! Maledetto, adesso lo prendo, porca miseria se ti prendo! Guardalo che maledetto! Questo viaggia come una bestia anche con la moto! Sono largo, ce l'ho qua! Ti prendo, non impennare che ti prendo! Ce l'ho qua nello specchietto, mannaggia, sei attaccato! È attaccatissimo Fantini! Oh, non c'è niente da fare! Adulti e vaccinati, ma appena metto il sedere sulla moto, 2 cretini. Non ho i controlli di trazione, non posso mettermi la moto per cappello, adesso mi è sbandata. Lo passo. Guarda che cane davanti! È lì nello specchietto.
mi costringe a girare interno perché lui ha la traiettoria migliore. Con eleganza, guarda qui, incrociato. Grandissimo vigliacco, per non dire di più, mi obbliga a fare questa curva sul cordolo. Dai che c'è un motore, dai che c'è un motore, Eccolo dai che c'è un lì. motore, vai! Ce l'ho lì, Dai, ce l'ho cappone. lì. Con la KTM, a me Skoda, la Yamaha qua in pista soffre la mancanza dei controlli. Lo passa il rampino. C'ho il battito Guarda, a guarda che 2000 passa il ragazzi. rampino, guarda. Box. Arrivo, No. è interno, Ma mannaggia io la c'ho il motore miseria, è adesso. interno, Lui va. interno, Guarda no! chi vince. Mi frega qua! Guarda chi vince! Mi sta fregando! Guarda chi No! vince! Ma Ti sei divertito però? Oh grande, mi hai fregato l'ultima Ma curva. quanto mi viene da ridere! Brutto porco. Scusate la parola, non si dice. Scusa, quante volte stavi cadendo? Almeno 2. Senza controlli, è un casino. Se pensate che 75 cavalli siano pochi, avete sbagliato tutto, perché se date gas con 75 cavalli, tu l'hai vista, Soprattutto col tassellato. Col tassellato 75 cavalli sono tantissimi. Che meraviglia, quando mi sono divertito! Pensavi di non farcela, No, pensavo davvero che mi salutassi. Quando ho visto che impennavi ho detto vabbè, ciao. Vabbè, sta giocando. Hai giocato, Ho però giocato. mi piace l'onestà del fare vincere L'ultima l'ospite. Ragazzi, complimenti a Pirelli per queste gomme. Sì, ecco, Non è una la cosa marchetta, veramente ma- bella è che danno una fiducia, cioè io ti prendevo in giro sul tassellato. Edoardo mi ha fregato, dopo Pergusa ti ha dato la rivincita a lui. L'ultima curva. Michele, bella la pista, però dovresti fare un asfalto più a misura di tassellato. No, Vieni qua va anche Michele con noi, benissimo. vieni. Non dar retta a quelli che arrivano secondi, ascolta quelli che arrivano primi. Bella, come ti è sembrata? A me, dico la Tenere, tanto che tu hai ancora il casco. Fantastica la Tenere, togliamo la ventola, poverina che è un po' accaldata. Fantastica, bell'ingresso in curva, sospensioni con tanto trasferimento, più della KTM perché è più votata un po' fuoristrada la Tenere. E il problema è che quello che volevamo smentire all'inizio della prova, perché siamo con due moto così in pista? Perché vogliamo farvi vedere che le maxi enduro, anche di 700, non quelle super, diciamo medie enduro, Sì. stradali, vanno veramente forti. Io con la Tenere vedevo i 180, secondo me tu eri meno 190, 195. Porcone. Alla Si può staccata dire porcone in 100. video? Porcone, 195. Di solito me lo dicono delle persone con i capelli biondi e lunghi, però va bene che hai detto da te porcone, va bene lo stesso. Sei proprio un porcone. È stata bella la sfida, Allora, secondo me la KTM è un po' più lenta nei cambi, inaspettatamente, perché sinceramente la vedevo un po' più bassa, mi dava l'idea del... Sì. Però è più stabile, in assoluto più stabile, e poi ha sto motorino che ragazzi... Tu non ballavi il twist? Io no, difatti, però è anche vero che io andavo un pochino più tranquillo, visto che avevo qualche cavallo in più, e poi vabbè, insomma, questo stile di guida molto più pulito, più tecnico. Oh, Bella, grazie bella. di avermi fatto vincere, grazie di avermi Anche ti ho fatto fatto vincere. Comunque l'ultima curva in tetto, no, con quel motorazzo lì della Sì, KTM, sì. se mi affianca l'ultima curva, Michele, anche l'ultima curva se potete modificarla. Possiamo modificarla, sì. Pensa che adesso la fanno dritta e la chiamano perfetti, curva perfetta. Con un po' di fuoristrada? Sì, ma è dritto, così almeno non si rischia di cadere. Bravo. Va bene? Grazie, Michele. Grazie a voi ragazzi. Sei un grande. Grazie, a voi. Michele. Grazie. Però adesso non finisce qua, perché visto che lui faceva il CIV con la R1, era un pilota vero, adesso Non io è sto qua, vero! mi faccio Ho corso un 6 anni bel fa. drink analcolico e ti prendo i tempi con tutte e due le moto, così porca miseria. diamo un'idea ai nostri lettori su cosa balla tra una e l'altra. Sì. Ricordati, non c'è il controllo questa qua, Uso prima quella. Va bene. Va bene, E così c'hanno le almeno- tassellate, Me lo ricordo, questo me lo ricordo. Vediamo se non riesco a sdraiarmi dove si stava sdraiando lui. Va bene, vai, pronti? col tempo, Vado, mi vai. rivesto. Abbiamo fatto fare i tempi a Omar, sarà la scelta giusta? Michele, guarda il tempo. Mettiamo sulla pasta. Mettiamo sulla pasta. Dai che forse arriva. Va che arriva. La Madonna se viaggia. Guarda che roba, è in carena con la Yamaha. Guarda che pazzo. Oh la Madonna. Col casco di Kenny Roberts, come dice Tanchetto, ha fatto un tempone che non gli diciamo, lo dico a voi, 1,57,47. Con partenza da fermo, con l'enduro, una tasellata No. e la tuta piccola. Tuta piccola, quarto taglie meno. Quanto tagli meno non è male, dai. Commento? Vuoi sapere quanto hai fatto? Vuoi saperlo? Hai un calendario? Beh, Michele ha messo sulla pasta e così pronto. Il tempo... Pensa che sono partito, era autunno e sono arrivato a primavera. Hai visto? Cioè per dire, 3 cambi stati, 2.
No, va bene, non lo so, ma non so quanto... Il tempo non te lo dico, a parte che è la taglia piccola e tutto, però te lo dico dopo, perché voglio sapere a pelle che differenza ci sarà secondo te tra una e l'altra. Va e bene. poi dopo la commentiamo. Io ti dico così a sensazione, così a caldo, che se questa avesse i cavalli di quella lì, con magari qualche controllino elettronico in più, secondo me ci farei dei numeri. Davvero? Sì, mi piace l'agilità, è molto più agile di quella, non so se poi ne paga in stabilità, però mi piace proprio sul cambio, su come imposta. Però visto che i cavallini di quella lì ce li ha quella lì, Esatto. e i controlli di trazione di quella lì ce li ha quella lì, adesso vai su quella lì. Va bene. Michele, sta già pensando alla pasta? Sì. Grazie della tuta. Figurati. Tra Dai. l'altro quando mi alzo dritto in piedi c'ho una problema. Cioè così parlo normale, appena mi raddrizzo c'ho un problema che non riesco più a parlare nello stesso modo. Fortunatamente riesco. Lui perde tempo, non si rende conto che intanto il tassello si raffredda. Ah, che palle! Professore! Pronto? È caldo! Ok, la prima in basso, Adesso me lo dici! ho visto che prima ha sfornato. Allora, sono qua da Michele che dà il via con la bandiera. Michele, ti metto? Quando vuoi. Michele, l'ho visto partire aggressiva con la KTM, eh? Molto, Già in molto, partenza. assolutamente. Mi sa che la pasta è meglio che la tirano giù, Taglio d'arrosto oppure... Arrosto, cioè siamo a Pavia, si mangia bene qui. Ma tu cosa dici? Pronostico del responsabile della pista, di Cervesina, Tazio Nuvolai. Secondo me KTM batte. Dici? Sì. La partenza mi ha impressionato un po', Sì. Sembrava Partenza un molto- super motardone di quelli sì, giusti che sì. avete voi. Molto lanciata. Vediamo, io Assolutamente. dai, è così lanciato che mi toglierei dalla pista perché mi sa che ci lancia anche a noi. Oh. Michele, vieni. Commentiamo con Michele perché è il nostro tecnico oggi. Ammazza! Mamma mia. Voce fuori campo, Tanchetto, quant'è che ha fatto prima? Nel 57-47. Bravo, sei ricordato bene. Adesso siamo a 1:52,69. Ha tirato giù 5 secondi. Però vediamo cosa si aspetta lui, Ed eccolo che arriva. Va più forte. La moto va più forte, dice Tanchetto, in effetti va più forte. Ritiro tutto quello che ho detto prima. Mi è sembrato un po' troppo carico, datemi i cavalli su questa. Allora, Ritiro tutto. commento a caldo sulla moto e poi sulle tue impressioni adesso. Allora, la voglia di tirare che ti mette questa, quella proprio no. Ok. Sarà, non so, i cavalli in più, però ti dà subito sicurezza nell'appoggio, in tutto quanto e secondo me ha girato almeno un paio di secondi meno con questa. Hai girato più forte con la Yamaha. No, veramente? Ma pensa a te. Come tester fai veramente Sì, è vero, lo ammetto. Togli il casco, no? Ci hai preso. Hai girato più forte con la KTM come ti sei anche accorto. Tra l'altro sembravi un bambino a cui hanno rubato le caramelle quando ti ho detto che era tutto sbagliato. Sono rimasto malissimo, sì, perché ho detto, cavolo, ma quanto ci sto dando in questo momento? Pensa che ho visto dietro di me c'erano Lorenzo, Marquez, erano tutti dietro. Allora Omar, hai fatto 1:57,47 con la Yamaha. Se andavo a piedi facevo prima. Che comunque guarda che è un bel tempo. Partendo da fermo col in tassello. effetti c'è bel tempo, cioè è un bel tempo, È un bel oggi tempo. variabile. Quanto hai fatto con la KTM? 1,57 con quella? 53 con questa. Bravo, 1:52,69. Quindi hai tirato giù 5 secondi. 4 secondi e mezzo. No, no 5, lo quanti? 5 secondi e qualcosa. Quasi 5. 5. In matematica tutti e due ferratissimi. Bravi, sì. Io pensavo anche meno, a due divario tra le due moto, Allora, invece 5 secondi tutti perché... C'è da dire che io ho fatto il primo giro, quando abbiamo fatto la gara ho usato questa, quindi quando l'ho ripresa in mano ci sono stato un po' più cauto. Però cavolo no, la voglia che ti mette di tirare questa qui è pazzesca, sì. È una una super motata in pista. Sì, guarda, io penso che questa qua si monti due gomme che non siano tassellate a quel punto, ma a parte che comunque anche queste qua Anche queste hai visto? per il giro, il passo, andare a farsi le curve in montagna, questo è proprio il massimo. Tu eri molto scettico sulle gomme, io l'ho chiesta apposta, avendole provate, le conosco bene, l'ho provata anche sul bagnato, le Pirelli STR sono incredibili. Ci ho fatto la Hard Alpi Tour, che è una roba che tu non sai, 500 km di Alpi in fuoristrada e poi ci vai in pista. È un po' una forzatura alla Cosa pista, che tu avrai anche spacciato per lavoro, no? Giustamente queste che hai fatto, cioè ti hanno anche pagato. No, per
sapere, giusto per sapere. Devo andarci. Devi andare, sono obbligato. Mi ha fatto dormire all'aperto. Ah sì? Non è vero, della 7 stelle. Gli altri partecipanti non intendono una stanzetta. Sei una persona orrenda, sei in tutto, contento di averti battuto. Allora, vorrei fare una dichiarazione ufficiale, anche se lui dirà in ogni modo che mi ha lasciato vincere perché ero l'ospite, eccetera, l'ho pettinato. Che non è che ci voglia un granché, però l'ho pettinato. Ma pettinato, però l'hai detta tutto, ho dato la moto con i controlli, Sì. con 100.000 cavalli. Sì. Comunque il discorso che abbiamo fatto all'inizio era questo. 790 o 700, basta scrivere nei commenti che sono delle motine, perché vanno fortissimo. Ragazzi, Quindi c'è tutto quello che serve. O no, Michele? Assolutamente sì. Anche Michele di Cervesina ha detto di sì. Li sgridi, ma non è che devi sgridarli, liberi di mettere quello che volete nei commenti, anzi. Giusto. Però in effetti è quello che abbiamo un po' questa sindrome del, posso dire, avercelo grosso? Sì. Cioè avere un motorone, tutti sti cavalloni e poi magari ne usi il 60% a fare, usa il 100% quello che hai, che è una Bravo. libidine. Perché per Gusa abbiamo visto le staccate a 2,47, 2,45 con le KTM, BMW e Ducati, ma ragazzi non è che staccare a 195 sia una roba da tutti i giorni in pista, bella, A 50, bella Omar. staccavamo a 50. 50? Sì. A 50 metri. No, a 50 all'ora. 50 metri. Omar, mi resta solo un dubbio. Sì? Perché queste nuove prove di Moto.it, questo format lo vuoi chiamare test a test? Che poi già i lettori ci diranno che siamo dei cretini con le gomme tassellate in pista. Adesso vieni con me nei paddock che te lo spiego per bene, lo spiego anche a loro, però più a te. Va bene, Va andiamo. bene? Test a test. Bella Omar, bellissimo oggi, bravo, Mi sono divertito. Ma alla fine perché test a test? Come perché? Ma sei scemo però, È un titolo bellissimo. Bello, bravo, casco nuovo, guarda, Questa è una riga.